Sottovalutato da tanti, il pilota non è quello che ha un vago interesse e che salta sul mezzo una volta l'anno e va forte lo stesso. Al contrario, il pilota è un atleta a tutti gli effetti. Infatti, per andare forte ci vuole passione, disciplina e tanto sacrificio. Personalmente, anch'io ho passato molto tempo a sottovalutare l'allenamento, infatti facevo davvero fatica a guidare in modo anche solo guardabile. Ma poi, pian piano ho capito, e lentamente ho costruito il mio metodo nell'ottica di migliorare le mie prestazioni fisiche e psicologiche in pista. Non sarà perfetto o professionale, ma dato che come ha funzionato, perché no? Oggi vi spiego come mi alleno io per migliorare a casa i miei giri in pista. Bene, partiamo con la pratica più importante, quella che ci crea un buon fiato e che ci aiuta a mantenere il peso ideale, ossia la corsa. Può non sembrare, ma il kart richiede una notevole resistenza fisica. E ecco, chi prova per la prima volta un KZ non può che concordare. E quale modo più semplice ed efficace della corsa per migliorarsi? L'obiettivo è quello di riuscire a spingersi sempre di più, di fare ogni volta quei 200, 500, 1000 metri in più che ci aiutano a sviluppare un buon fiato. Personalmente preferisco un tipo di corsa a passo costante che cerco di mantenere dall'inizio alla fine di un allenamento, così da giocare di volta in volta sulla distanza percorsa. Oppure, se per qualche motivo non potete uscire di casa, in sostituzione si possono utilizzare i diversi macchinari al chiuso. O ancora, se proprio non vi piace correre e c'è una bella giornata, perché no? Sono molti i piloti che si allenano in bicicletta. Ma l'importante, soprattutto all'inizio, è quello di non pensarci troppo e di mettersi in gioco, senza neanche troppe aspettative. Magari le prime volte, dopo mezzo chilometro, avrete la lingua a terra, ma è pur sempre un punto d'inizio. D'altronde, nessuno è nato imparato, no? Che sia in palestra o a corpo libero, l'esercizio di forza abbinato a quello di resistenza mi ha aiutato molto nella mia formazione come pilota. Ovviamente il Covid mi ha spinto ad allenarmi il più possibile a casa. E qui ho scoperto che il lavoro a corpo libero è davvero produttivo per un pilota. Infatti mi sono messo a macinare pull up, push up, chin up. Minchia, 14. E da quel momento ho visto dei notevoli miglioramenti sulle mie capacità fisiche e perché no anche sull'aspetto estetico. Però anche qui, se preferite utilizzare attrezzi o macchinari da palestra, sicuramente possono essere molto validi anche loro se utilizzati nel modo giusto. Sta alla fine molto nei vostri gusti. Poi ovviamente un buon allenamento va anche pianificato. C'è chi si rivolge a un professionista, chi ha gli innumerevoli tutorial su YouTube, ma l'importante è non farlo a caso. Questo perché il sovrallenamento non va assolutamente sottovalutato, perché può portare a degli infortuni che non vi fanno nemmeno andare in pista. E io all'inizio, ecco, me ne sono preso giusto un paio. Beh, direi di passare alla parte più importante e divertente dell'allenamento, ossia le sessioni in pista. Qui infatti, oltre a fare le prove su assetto, traiettorie, motore eccetera, un pilota si allena nel modo migliore per allungare i turni di prova. Per questo io vi consiglio di andare in pista il più possibile, dato che si allenano certi aspetti fisici che non sono replicabili a casa. Io cerco di andare almeno una volta a settimana, la domenica per via della scuola, e questo credo sia il minimo per migliorare man mano anche come tecnica. Comunque ricordo che non importa se le prime volte in KZ fate 3 giri e uscite distrutti, d'altronde a tutti è capitato. Tuttavia quello che conta è mettersi in gioco e uscire dalla nostra zona di comfort. Facciamo un esempio, sono le 15, abbiamo fatto 3 turni e siamo stanchi e siamo tentati di chiudere in anticipo la giornata. A mio avviso farlo è stato uno dei più grandi errori che ho fatto come tanti altri, perché è proprio in questi casi che perseverare porta dei risultati. Infatti facendo anche solo un altro turno la prossima volta riusciremo a girare sicuramente di più. In sostanza, come abbiamo visto, un pilota per andare veloce in modo costante ha bisogno di una grande attenzione al fisico, sia in pista che a casa, sia sull'allenamento che sull'alimentazione. E questo era il metodo che utilizzo io e che sta funzionando con me. Perciò vi chiedo di farmi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate o cosa fate voi di diverso. E quindi, come al solito, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, iscrivetevi, attivate la campanella delle notifiche per non perdervi i miei futuri video e noi ci rivediamo. Alla prossima!